signori, qui abbiamo gli habanero. Guardate che qualità hanno queste piantine, guardate che belle che sono. Buongiorno a tutti, l'altro giorno vi ho presentato le vaschette Ryogo, sono quelle 6 vaschette, erano in offerta col Black Friday, ma ora non lo sono più, ma costano veramente pochi euro in più. Quindi torno sull'argomento e vi faccio vedere cosa ho seminato e vi faccio vedere un po' le due tipologie di semina, sia a temperatura ambiente che con il tappetino riscaldante. Siamo a dicembre, siamo completamente fuori tempi per quanto riguarda il tappetino riscaldante, le semine che ho fatto in casa in questo momento. Però questo video mi serve per farvi vedere come funziona e per arrivare al momento della germinazione dei primi semi, dove chiuderò il video, io spero in una ventina di giorni, quindi arriveremo per fine anno circa, e voi vedendo questo video, se lo volete, se vi interessa, ovviamente a febbraio potrete replicare il setup, potrete replicare quanto ho fatto io e sarete già pronti per partire con le vostre semine. Quindi in questo video vi faccio vedere cosa ho seminato, vi faccio vedere la messa in posa del tappetino riscaldante, vi parlo della temperatura di germinazione dei semi, in questo caso pomodori e peperoncini, che sono i più ostici da far germinare, e poi ai primi germogli ci salutiamo. Ci vediamo dopo la sigla. Partiamo da una panoramica d'insieme. Qui ho seminato rucola e cicoria, se vedete sotto non c'è alcun tappetino. Queste germineranno a temperatura ambiente. In questo istante, in questo appartamento, in questa stanza, ho dai 16 ai 18 gradi e va più che bene per loro. Prima di addentrarci in questo vi lascio qualche immagine, qualche spezzone del video di quando ho fatto la prima semina con l'altra vaschetta, sono praticamente identiche. Visto quello, ho usato la stessa tecnica. Ora guardate, qui tengo chiuso, sopra è ancora umido, non ho più innaffiato. Queste le ho seminate il 5, oggi è il 7, quindi sono passati un paio di giorni. Queste vengono su abbastanza velocemente. Queste in una settimana, 10 giorni al massimo, dovremmo vedere i primi germogli. Diverso il discorso invece per quanto riguarda queste. Come vi dicevo all'inizio del video, ovviamente questo è il periodo sbagliato, Qui generalmente si parte, almeno io parto all'inizio di febbraio con i peperoni e i pomodori a metà febbraio circa, in modo da arrivare a maggio che sono già delle piante belle alte. Siamo a dicembre, ovviamente non è il periodo giusto, però come vi dicevo questo video è un video tutorial, mi serve per farvi vedere un po' come funziona la germinazione dentro queste vaschette e cosa potete fare se utilizzate anche un tappetino riscaldante. Allora, qui ho seminato i pomodori, i Campbell, qui i pomodori li AC55. Ho scelto questi perché è vero siamo fuori periodo, però se verranno fuori le piantine ovviamente non è che le butto via perché è un peccato. Quindi ho preso tutte piantine a crescita determinata. Il pomodoro è sostanzialmente di due tipi: crescita indeterminata, sono quelli che crescono in altezza, hanno bisogno di tutori, a un certo punto andranno cimate e quindi abbiamo un'altezza di anche un paio di metri. La crescita determinata invece rimangono piccoli a cespuglio, non hanno bisogno di tutori. Ecco perché se li semino adesso a dicembre, io a marzo questi ce li avrò in casa e li metterò in vaso e vediamo quello che viene fuori. Sarà un altro test, un altro esperimento, ma per non buttare via le piante, perché a marzo non potrei metterle nell'orto, ecco che ho deciso di fare in questo modo. Qui invece ho seminato peperoni ciliegino piccanti e gli habanero, è la prima volta che li semino questi. Peperoni, pomodori, melanzane hanno tutti bisogno di 22-23 gradi per germinare, fino a 24. Ora vi parlo brevemente del tappetino. Vi lascio qui la copertina del video che avevo fatto lo scorso anno, l'avevo acquistato lo scorso anno e l'ho utilizzato molto questo. Mi ho fatto delle melanzane che erano veramente eccezionali. La particolarità di questo tappetino è che ha una sonda. Ora vi faccio vedere come l'ho installata. Vedete la sonda, l'ho fatta passare all'interno di un foro. Dal momento che tutte e quattro le vaschette avranno la stessa temperatura per forza di cose, qui dentro ho messo una sonda. È una sonda NTC, è una sonda compresa col tappetino, può essere infilata anche in terricci umidi ovviamente. Si prende una piazzola qualunque, la si infila bene bene. Ora cosa succede? Io imposto la temperatura del tappetino, quella mia desiderata. Il tappetino scalderà il pane di terra, i semi avranno la temperatura che gli dirò io, nel giro di qualche ora arriveranno a quella temperatura.
Quando la sonda sentirà la temperatura impostata, spegnerà il tappetino. Ora è su off, vi faccio solo vedere brevemente come funziona. Lo accendiamo e lui rileva la temperatura in questo momento della sonda. Ci sono 17 gradi, come vi dicevo, questa è la temperatura della mia stanza. Premiamo su set, impostiamo. Io qui avevo già preimpostato 22 gradi e lui adesso comincia a riscaldare. Per quanto riguarda invece l'illuminazione, come vi dicevo nell'altro video, quello in cui vi ho presentato le vaschette Ryogo, con 4 clic dell'orologio noi arriviamo a impostare 16 ore di luce e 8 di buio. Quindi cominciamo, 1, 2, 3 e 4. Ecco qui, se vedete il contorno ha il colore che deve avere, quello corretto. Vi lascio qui in sovraimpressione la tabella dei colori. Ora non dobbiamo fare più niente, dobbiamo solo aspettare che la natura faccia il suo corso. Piano piano comincia a riscaldarsi, ecco qui, è già caldo. Non ho con me dietro la pistola termica, sarebbe stato interessante farvela vedere, ma è già calda al tatto. L'ultima cosa che vi dico è che chiudo i fori sopra all'inizio per non farvi perdere il calore. Poi quando ci saranno i primi germogli li aprirò. Ovviamente con questa configurazione, con un tappetino, con queste vaschette, voi potete seminare tutto ciò che volete. Ci rivediamo fra qualche giorno, vediamo i primi germogli, facciamo un'analisi un po' di quello che è successo e dopo che vedremo le prime piantine ci salutiamo. Rieccoci sul canale, oggi è il 19 di dicembre, abbiamo iniziato questo test il 5 di dicembre, ecco qui. Qui avevamo seminato della rucola, vi avevo detto che avrei terminato questo test quando avrei visto i primi germogli e così è, infatti oggi con questo pezzo di video ci salutiamo. Però vi faccio vedere nel dettaglio un po' quello che è successo. 6 giorni fa ho pubblicato un video perché cosa è successo. Riassumendo, è successo che si è rotto il caricabatterie che comanda le luci LED, quindi le piantine sono state tutte al buio per 48-60 ore buone. Quando me ne sono accorto questa era la situazione, vedete. Allora nell'altro video vi avevo fatto vedere che avrei tolto tutte le piantine di queste piazzole, avrei lasciato solo queste per vedere eventuali sviluppi e avrei chiuso il video quando queste sarebbero rinate. Ecco qui, guardate. Il 13 dicembre ho rifatto la nuova semina, oggi è il 19, abbiamo di nuovo, guardate, tutti i germogli. Qua parliamo di rucola, questi continuo a lasciarli, voglio vedere dove arrivano, ma nel momento in cui la piantina tocca per terra che si piega non la si riprende più, ve lo dico soltanto così per onore di cronaca. Questi due plateau, rucola e cicoria, li ho seminati senza l'ausilio di alcun tappetino riscaldante. Quindi cosa è successo? È successo che loro, con una temperatura ambiente di circa 16-18 gradi, vengono su benissimo. La crescita ovviamente è rallentata, non ci aspettiamo grossi risultati in termini di velocità di crescita, però crescono inesorabilmente. E dopo vi faccio vedere un'altra cosa sullo Smart Garden che ho, cosa è venuto fuori. Gli altri 4 plateau invece, adesso cambio inquadratura e ve li mostro. Parto da quello che già conoscete, che è quello dei pomodori. Questi avevano filato, ho avuto leggeri danni soltanto sui pomodori. Ecco qui, guardate cosa succede con 48 ore di buio, vedete? Alcune piantine hanno filato. Ora io queste non le estirpo perché sono preziose, ma guardate, sono riuscito a riprendere alcune piantine. Addirittura questa, guardate, si è ripresa talmente bene che ha già prodotto la seconda coppia di foglie e addirittura stanno crescendo le altre due sopra. Questa la faccio crescere ancora un po', a quel punto sarà pronta per essere trasferita in vasetto. Ovviamente però il pomodoro ha bisogno di 22-23 gradi per germinare, per crescere. Se io adesso la sposto e la metto a 16 gradi, 18 gradi, lei muore. Quindi farò dei piccoli vasetti, li terrò sempre sul tappetino riscaldante e la porterò avanti. Questi sono gli AC55, sono a crescita determinata, arrivano a cespuglio, poi si fermano, e quelle invece che hanno sofferto un po' di più, come queste qui, sono fiducioso. Ecco, guardate anche questa, vedete? Sta facendo la seconda coppia di foglie. Quindi in qualche modo queste sono riuscito a riprenderle e sono veramente molto contento di questo. Abbiamo poi i pomodori Campbell. Qui abbiamo avuto una germinazione molto scarsa, scarsissima. Guardate, abbiamo avuto soltanto 3 germogli, 4 se contiamo questo. Questo affilato, stesso motivo dell'altra volta, e qualcuno non è venuto fuori, quindi qua ci sarà da rifare una nuova semina. Quello che però mi ha dato veramente molta soddisfazione è questo, guardate. Signori, qui abbiamo gli habanero, guardate che qualità hanno queste piantine, guardate che belle che sono.
Sembra un venditore io che vi devo vendere il prodotto, vero? Habanero giallo, 5 dicembre, oggi è il 19, queste stanno tutte bene. L'habanero, come tutti i peperoncini, i peperoni sono durissimi da far venire fuori e da far spuntare. Sono stato fortunato, ma anche insomma previdente nel dare loro le giuste condizioni di luce e di calore. L'ultimo plateau, abbiamo il peperone ciliegino. Anche qui vedete abbiamo avuto una resa molto scarsa, quindi un po' è da imputare anche la qualità dei semi magari, e un po' insomma ci sono anche altri fattori, magari non hanno trovato le condizioni giuste. Ecco qui vedete, sono molto piccole, molto stentate. Questo per dirvi che la semina in semenzaio, ma anche nell'orto, non è una scienza esatta. Ci sono tantissimi fattori che possono contribuire o meno alla riuscita del prodotto. Vi mostro poi due chicche. Ho messo la telecamera, non è importante che vediate il mio volto in questo momento, guardate cosa ho prodotto qui. Allora, parliamo di circa 30-40 giorni di tempo dalla semina. Questo è il primo plateau che avete visto nel video di qualche tempo fa. Qua è tutta misticanza di lattuga. Ecco, guardate, queste piantine qui sono già pronte per essere trapiantate, le più alte. Quindi in un prossimo video, ormai o entro fine anno o all'inizio di gennaio, vi faccio vedere poi il trapianto di ogni singola piantina, e questo lo possiamo fare tranquillamente perché crescono a temperatura ambiente della stanza, intorno ai 16-18 gradi, loro crescono bene. Questo invece è il Clizia Smart Garden. Ve ne avevo parlato un paio di anni fa. È un piccolo orto idroponico completamente autosufficiente. Vi lascio qui il link in descrizione del video e la copertina. Qui potete coltivare quello che volete, ma soprattutto insalate e ortaggi a foglia larga e aromatiche. Ecco, guardate, io qui ho messo l'origano, ma è molto lento da crescere, e ho messo il basilico. Anche questo, vedete, ha bisogno di molto tempo per venire fuori. E qui ho messo la cicoria, e questa invece è tutta misticanza di cicoria. Queste tra un po', quando arriveranno a questa altezza qui, saranno pronte per essere raccolte. Il funzionamento è veramente molto semplice, c'è dell'acqua all'interno con del concime, quello che vi ho fatto vedere l'altra volta è un concime apposito per questo tipo di coltivazione, dura mesi, quindi una volta messo non ci si pensa più. C'è il LED qua sopra, lui lavora in silenzio, non ci sono pompe, non c'è nulla, e offre questi risultati eccezionali. Vi lascio anche qua il link in descrizione se dovesse mai interessare. Bene, siamo giunti alla fine di questo tutorial, passatemi il termine, non voglio insegnare niente a nessuno, ci mancherebbe, non è nelle mie corde, nel mio stile, però visto che utilizzo da qualche anno un po' queste vaschette di germinazione, anche in altre forme, in altre fogge ovviamente, altre grandezze, ho voluto preparare una mini guida per chi si sta avvicinando adesso al giardinaggio e per chi pensa di avere il pollice verde, lo vuole mettere alla prova. È tutto molto semplice in realtà. Come vedete però non sempre le cose riescono perfettamente. Vedete che pure a me è successo che alcune piazzole non hanno germinato, alcuni semi, quindi ci sta, va bene, bisogna metterlo in conto e bisogna ricominciare, bisogna cercare di capire i propri errori, perché ci sono talmente tante variabili che io qui non è che ve le posso elencare tutte, perché anche a me sfuggono. Quindi la prima cosa è la qualità dei semi. Dovete cercare dei semi di qualità. Io generalmente li compro al mondo dei semi, non tutti quelli che avete visto adesso li ho presi lì, per una questione di velocità di acquisto. Ero al supermercato, ho preso quelli che pensavo potessero andarmi bene, ma per le semine, quelle vere, quelle reali, quelle primaverili, io uso solo semi del mondo dei semi. Vi lascio qui il link in descrizione, c'è anche un codice sconto, è solo per voi, non è un link affiliato, non ci guadagno nulla, quindi comprateli dove volete, ma lì la qualità è molto alta. Il terriccio va benissimo, quello la semina di cui vi ho parlato all'inizio del video. Io qui ho fatto un test e ho utilizzato l'Aurum, che è un terriccio universale però mischiato già all'humus lombrico, l'avevo già provato lo scorso anno e mi ha dato buoni risultati, ma senza spendere ulteriori soldi. Con un buon terriccio da semina come questo voi risolvete ogni problema. E poi la temperatura, l'umidità e la luce, ecco, sono tre fattori da tenere veramente in considerazione. Come sempre, se avete qualche dubbio scrivetemelo qui nei commenti, cerco di rispondere a tutti, provo, generalmente rispondo a tutti quanti, lo faccio con piacere. Sono aperto a tutti i consigli che volete darmi, sono qui anch'io per imparare nuove tecniche e nuove sfumature di questo mondo meraviglioso. Per il resto vi auguro di trascorrere delle buone feste, non so quando uscirà questo video, io spero prima di Capodanno. Fatto sta che passatela in famiglia, passatela bene, in serenità, e grazie a tutti voi, a tutti i nuovi iscritti, a quelli che si sono iscritti da tempo sul mio canale. Siamo in tanti, mi fa veramente piacere, grazie ancora, buona giornata a tutti voi.